Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Azacitidina Sandoz SPA. Ultimo aggiornamento. 22 novembre 2021. Cos'è azacitidina Sandoz? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere azacitidina Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è azacitidina Sandoz? Azacitidina Sandoz è un farmaco a base del principio attivo azacitidina, appartenente alla categoria degli antineoplastici e nello specifico analoghi della pirimidina. È commercializzato in Italia dall'azienda Sandoz SPA. Azacitidina Sandoz può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni azacitidina Sandoz 25 mg/ml, polvere per sospensione iniettabile 1, flaconcino 100 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Sandoz SPA. Ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo azacitidina. Gruppo terapeutico antineoplastici. Forma farmaceutica. Polvere. Indicazioni. Azacitidina Sandoz è indicato per il trattamento di pazienti adulti non eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche, HSCT, con sindromi mielodisplastiche, SMD, a rischio intermedio 2 e alto secondo l'International Prognostic Scoring System, IPS, leucemia mielomonocitica cronica, LMMC, con il 10-29% di blasti midollari senza disordine mieloproliferativo, leucemia mieloide acuta, LMA, con 20-30% di blasti e displasia multilineare, secondo la classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, LMA con blasti midollari 30% secondo la classificazione dell'OMS. Posologia. Il trattamento con azacitidina Sandoz deve essere iniziato e monitorato sotto la supervisione di un medico esperto nell'impiego di agenti chemioterapici. I pazienti devono ricevere una premedicazione con antiemetici contro nausea e vomito. Posologia. La dose iniziale raccomandata per il primo ciclo di trattamento di tutti i pazienti, indipendentemente dai valori ematologici di laboratorio al basale, è di 75 mg/m2 di superficie corporea, iniettata per via sottocutanea, ogni giorno per 7 giorni, cui deve seguire una pausa di 21 giorni, ciclo di trattamento di 28 giorni. Si raccomanda un trattamento minimo di 6 cicli. Il trattamento deve proseguire fino a che il paziente continui a trarne vantaggio o fino alla progressione della malattia. I pazienti devono essere sottoposti a monitoraggio della risposta tossicità ematologica e della tossicità renale, vedere paragrafo 4.4. Può rendersi necessario rimandare l'inizio del ciclo successivo o ridurre la dose come descritto di seguito. Indagini di laboratorio. Prima di iniziare la terapia e prima di ogni ciclo di trattamento devono essere condotti i test per la funzionalità epatica, la creatinina sierica e il bicarbonato sierico. Un emocromo completo deve essere effettuato prima di iniziare la terapia e quando necessario per monitorare la risposta alla tossicità. In ogni caso, almeno prima di ogni ciclo di trattamento. Aggiustamento delle dose dovuto a tossicità ematologica. La tossicità ematologica è definita dalla conta emocromo più bassa riscontrata in un determinato ciclo, nadir, se le piastrine sono di 50,0109/L e o la conta assoluta dei neutrofili, ANC, è di 109/L. Il recupero è definito come un aumento, rispetto alla conta nadir, della linea e cellulare interessata e dalla tossicità ematologica pari almeno alla metà della differenza tra conta nadir e conta basale più la conta nadir, vale a dire emocromo al recupero e conta nadir più 0,5 conta basale conta nadir.
pazienti che presentano al basale valori di emocromo non ridotti, vale a dire leucociti e 3,0109/L, ANC e 1,509/L e piastrine e 75,0109/L, prima del primo trattamento, qualora si riscontri tossicità ematologica in seguito al trattamento con azacitidina Sandoz, il successivo ciclo terapeutico deve essere posticipato fino al recupero della conta piastrinica e della ANC. Se si ottiene un recupero entro 14 giorni, non è necessario alcun aggiustamento della dose. Tuttavia, se non si è ottenuto un recupero entro 14 giorni, la dose deve essere ridotta come riportato nella tabella seguente. Dopo l'aggiustamento della dose, la durata del ciclo deve essere nuovamente pari a 28 giorni. Conte al nadir per cento della dose al ciclo successivo, se non si è ottenuto un recupero entro 14 giorni ANC, X109L, piastrine, X109L, D1, 0, D50, 0, 50% 1, 0, 50, 0, 100% recupero uguale conte e conta al nadir più 0,5 conta al basale conta al nadir, pazienti che presentano al basale valori di emocromo ridotti, vale a dire leucociti. Se la riduzione di leucociti, ANC o piastrine rispetto ai valori precedenti il trattamento è superiore al 50%, senza alcun miglioramento nella differenziazione della linea cellulare, il successivo ciclo terapeutico con azacitidina Sandoz deve essere posticipato fino al recupero della conta piastrinica e della ANC. Se si ottiene un recupero entro 14 giorni, non è necessario alcun aggiustamento della dose. Tuttavia, se non si è ottenuto un recupero entro 14 giorni, la cellularità midollare deve essere determinata. Se la cellularità midollare è 50%, non deve essere effettuato alcun aggiustamento della dose. Se la cellularità midollare è di 50%, il trattamento deve essere posticipato e la dose deve essere ridotta come riportato nella tabella seguente. Cellularità midollare per cento della dose al ciclo successivo se non si è ottenuto un recupero entro recupero di 21 giorni, recupero 21 giorni, 15, 50%, 100%, 50%. 15%, 100%, 33% recupero uguale conte e conta al nadir più 0,5 conta al basale conta al nadir. Dopo l'aggiustamento della dose, la durata del ciclo deve essere nuovamente pari a 28 giorni. Popolazioni speciali pazienti anziani non si raccomanda alcun aggiustamento della dose specifico negli anziani. Dal momento che i pazienti anziani hanno maggiori probabilità di avere una funzionalità renale ridotta, può essere utile il monitoraggio della funzionalità renale. Pazienti con compromissione renale azacitidina può essere somministrata a pazienti con compromissione renale senza alcun aggiustamento della dose iniziale, vedere paragrafo 5, 2. Qualora si verificassero riduzioni inspiegabili dei livelli di bicarbonato sierico fino a meno di 20 mol/L, la dose deve essere ridotta del 50% nel ciclo successivo. In caso di aumenti inspiegabili della creatinina sierica o del valore dell'azoto ureico nel sangue, BUN, e 2 volte ai valori al basale e al limite superiore della norma, ULN, il ciclo successivo deve essere posticipato fino a che i valori non siano tornati alla norma o ai valori al basale e la dose deve essere ridotta del 50% nel ciclo di trattamento successivo, vedere paragrafo 4, 4. Pazienti con compromissione epatica non sono stati condotti studi formali in pazienti con compromissione epatica, vedere paragrafo 4, 4. I pazienti con grave compromissione epatica d'organo devono essere sottoposti ad attento monitoraggio per gli eventi avversi. Non si raccomanda alcuna modifica specifica della dose iniziale nei pazienti con compromissione epatica prima dell'inizio del trattamento. Le successive modifiche della dose devono basarsi sui valori ematologici di laboratorio. Azacitidina Sandoz è controindicato nei pazienti con tumori epatici maligni in stadio avanzato, vedere paragrafi 4, 3 e 4, 4. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di azacitidina Sandoz nei bambini di età compresa tra 0 e 17 anni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. La soluzione ricostituita di azacitidina Sandoz deve essere iniettata per via sottocutanea nella parte superiore del braccio, nella coscia o nell'addome. Le sedi di iniezione devono essere alternate a rotazione.
Le iniezioni successive devono essere somministrate a distanza di almeno 2,5 cm dalla sede precedente e mai in aree sensibili, livide, arrossate o indurite. Dopo la ricostituzione, la sospensione non deve essere filtrata. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Tumori epatici maligni in stadio avanzato, vedere paragrafo 4.4. Allattamento al seno, vedere paragrafo 4.6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: tossicità ematologica. Il trattamento con azacitidina è associato ad anemia, neutropenia e trombocitopenia, in particolare durante i primi 2 cicli, vedere paragrafo 4.8. Un emocromo completo deve essere effettuato quando, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione in base ai dati in vitro. Il metabolismo di azacitidina non appare mediato dagli isoenzimi del citocromo P450, CYP, dalle UDP-glucuronosiltransferasi, UGT, sulfotransferasi, SULT, e glutatione trasferasi, GST. Le interazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere azacitidina Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere azacitidina Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento? Donne potenzialmente fertili / contraccezione negli uomini e nelle donne. Le donne potenzialmente fertili e gli uomini devono usare metodi contraccettivi efficaci durante fino a 3 mesi dopo vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Azacitidina altera lievemente o moderatamente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Con l'uso di azacitidina è stato osservato affaticamento. Pertanto, si raccomanda cautela in caso di guida di veicoli o uso di macchinari. Effetti indesiderati: riassunto del profilo di sicurezza. Popolazione adulta con SMD, LMMC e LMA, 20-30% di blasti midollari. Reazioni avverse considerate eventualmente o probabilmente correlate alla somministrazione di azacitidina si sono verificate, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Nell'ambito degli studi clinici è stato riferito un caso di sovradosaggio con azacitidina. Un paziente ha manifestato diarrea, nausea e vomito dopo la somministrazione di una singola dose endovenosa di circa 290 mg/m2, pari a quasi 4 volte la dose iniziale raccomandata. In caso di sovradosaggio, il paziente deve essere sottoposto a monitoraggio dell'emocromo e deve ricevere una terapia di supporto, secondo necessità. Non è noto alcun antidoto specifico contro il sovradosaggio con azacitidina. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti antineoplastici, analoghi della pirimidina, codice ATC. L01BC07. Meccanismo d'azione. Si ritiene che azacitidina eserciti i suoi effetti antineoplastici tramite meccanismi multipli, che comprendono la citotossicità nei confronti, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Dopo la somministrazione sottocutanea di una dose singola da 75 mg/m2, azacitidina è stata assorbita rapidamente con picchi di concentrazione plasmatica di 750 più meno 403 mg/ml, 0,5 H. Dopo, dati preclinici di sicurezza. Azacitidina induce sia mutazioni geniche che aberrazioni cromosomiche in cellule batteriche e di mammiferi in vitro. La potenziale carcinogenicità di azacitidina è stata valutata in topi e ratti. Azacitidina A. Elenco degli eccipienti mannitolo. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di azacitidina Sandoz a base di azacitidina sono azacitidina Accord, azacitidina Betafarm, azacitidina Milan, azacitidina Zentiva, Vidaza. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.